E benvenuti in questo nuovo video. Pre-partita, tornano in pre-partita, andiamo a parlare di quel che sarà questo Venezia-Mantova, però prima, come sempre, veramente la maggior parte delle volte ci dimentichiamo, vi ricordiamo di lasciare like, di iscrivervi se non siete già iscritti, di abbonarvi per chi vuole, perché vantaggi ce ne sono numerosi, dal non avere la pubblicità nei video, all'avere il video pagelle dopo appunto il post partita, il giorno dopo il post partita, in questo caso sarà domenica. E grande ritorno, l'abbiamo già annunciato via post, però magari qualcuno non l'ha visto, ci sarà il ritorno del video risposta a commenti, delle parole leoni, dove andiamo a rispondere ai vostri commenti appunto del post partita, ma chi è qua da molto tempo sa già che tipo di format è. Andiamo subito, direi, comunque a parlare della partita, piccolo momento, piccolo spazio pubblicità. Esatto. Sì, no, si può dire che onestamente veniamo da un bel momento, è forse l'inizio, è forse il primo vero bel momento della stagione, a parte un po' l'inizio di campionato, però era veramente l'inizio. Questo forse è veramente il primo momento dove possiamo dire stiamo bene. Veniamo dalla vittoria nel derby contro il Padova, 2 vittorie di fila, fino ad ora Sì. Purtroppo, per assurdo secondo me, per la squadra che siamo, non eravamo riusciti ancora a fare un filotto almeno di 2 partite. Sì, poi la prima vittoria in trasferta comunque, Giusto, importantissimo. giustissimo, un gioco a larghi tratti per me che si può dire sfumeggiante. Siamo qui al quinto posto in classifica a 22 punti, quindi diciamo che per questi aspetti qui siamo messi molto bene. Se vogliamo proprio trovare una pecca in questo sistema di gioco è che difensivamente forse sbagliamo ancora un po'. Anche nella partita contro il Padova, cioè negli ultimi 20 minuti soprattutto, ultimi 20, ultimi 15, cioè l'abbiamo concessa qualche occasione di troppo, onestamente parlando. Eravamo anche avanti di 2, per carità, però non ha neanche tanto senso. Cioè, anche a difesa schierata, tante volte ci siamo lamentati di dire, abbiamo detto, cioè, concediamo troppo in ripartenza, però anche a difesa schierata. Sì. Poi il Padova non ne ha approfittato, questo è un altro discorso, però abbiamo concesso. Quindi un po' qualche calo di attenzione, ecco, quello è l'aspetto importante secondo me, c'è ancora. Sì, e Ecco. oltre a questo piccolo difetto, comunque l'ha sottolineato anche Stroppa, il fatto che non produciamo troppo, cioè abbiamo tantissime occasioni in quasi tutte le partite, poi però non concretizziamo Sì, non concretizziamo, sì. tutti i palloni e veramente arriviamo al tiro, ma comunque non c'è niente di concreto e questo è un difetto che bisogna migliorare perché... Sì, no, perché il gioco è bello, appunto come stavo dicendo. Il gioco è bello, però è brutto perché produci talmente tanto, Sì, così bene, e poi non arrivi a fare gol. Poi la partita cioè bisogna stare attenti, dico. sì, poi comunque facciamo una buona partita, lo dicono anche gli avversari che siamo i più forti di tutti. È vero. E poi però Ogni alla volta. fine il risultato è successo Tante volte. spesso che fosse in nostro svantaggio, cioè facciamo una bella partita, siamo forti, però poi se manca la concretizzazione veramente non possiamo, no, rimani- non possiamo dire che siamo i più forti, ha detto anche Stroppa nel pre-partita. Ha ragionissimo, sì, Sì. sono d'accordissimo. È vero, cioè sono tra l'altro cose già successe nelle scorse partite, non è che serve andare tanto No, infatti. a fantasia, è già successo. Comunque al di là di questo, comunque il momento è positivo Sì, perché sì. abbiamo vinto in trasferta contro il Padova, quindi arriviamo da un momento che ci ha dato anche un'autostima, secondo me, Sì, sì. una positività che forse mancava. Poi cioè, a livello di giornata può essere molto interessante, capitemi un attimo, perché comunque ci sono partite appunto molto interessanti, nel senso che, come stavamo dicendo, Sì, il Cesena incontrerà il Modena, che sono sopra di noi entrambi, e si scontreranno tra di loro, quindi Sì. da questo magari uscirà qualcosa che potrebbe sì. aiutare anche noi. Ma non solo. Però c'è il Monza che attualmente è il primo in classifica e andrà a Castellammare contro una squadra che anche con noi ci ha messo in vera difficoltà, Porca che vacca. adesso sono settimi in classifica. Sono in casa è devastante la Jugoslavia, quindi assolutamente. con quel campo lì è molto particolare, ecco. Sì, e mentre il Frosinone, che è terzo in classifica, andrà a Reggio Emilia contro la Reggiana, che è ottava in classifica e a pari merito con la Jugoslavia. Quindi c'è una giornata intensa, dico. Sì. Ecco, riportiamo solo per dire che con una vittoria c'è grande possibilità che
andreste a recuperare punti su qualcuno, cioè quasi sicuro, quasi certo. Quindi, ecco, bisogna approfittarne. Andiamo a parlare anche di probabili formazioni. Guarda, onestamente parlando, secondo me c'è poco da discutere, anche rispetto a quello che ha detto Stroppa. Insomma, avevo dei dubbi e Stroppa me li ha tolti, ecco. Andiamo con la formazione. Stankovic in porta, Shintian, Svoboda e Sverko, Compagnon, Kike Perez, Busio, Doumbia e No a centrocampo, e in attacco Dico Yeboah a fila. Allora, difesa per me neanche si tocca, cioè non ha senso neanche parlarne. L'unica roba che c'era questo ballottaggio tra Sverko e Franic, che c'è da un po' di giornate, ma più che altro per questioni di infortunio di tutti e due. Adesso l'infortunato è Franic, perché appunto Stroppa ha scelto il ballottaggio dicendo che è ancora infortunato, comunque vedrà all'ultimo se riesce a recuperarlo o portarlo, penso, in panchina. Non si è neanche allenato, da quanto mi ricordo, che ha detto è uscito al 70° contro il Padova, quindi sostanzialmente gioca Sverko, ecco. Ma va benissimo così, insomma. A livello di esterni ha detto che cioè io avevo un'altra idea, più legato all'inizio di campionato, alle prime giornate, però ho detto che gli piacciono gli esterni a piede invertito. Quindi non vorrei che andasse per la riconferma di quanto ho visto contro il Padova, quindi Compagnon a destra, che va sul suo piede, poi rientra sul suo piede, ed Eno a sinistra, che ha sempre giocato a destra, per quello pensavo ci fosse un ritorno al passato, dopo che comunque, ok, con la storia delle nazionali, no? Che sì. Aps e Bjarke tornavano dalle nazionali, Aps era tornato il giorno prima della partita, quindi ok, però dopo hanno avuto una settimana di lavoro. Però a quanto pare, insomma, sembra che insomma, si vada verso quella direzione lì. E in attacco l'unico dubbio che penso rimarrà per ogni giornata è o Adorante o Fila. Stroppa stesso ha detto che sceglie in base a chi sta meglio, quindi è un po' un terno all'otto, onestamente parlando, capire chi giocherà. Secondo me noi dobbiamo andare per la conferma di Fila, perché secondo me ha fatto una prestazione buona, diciamo, però ecco, non si può neanche dire Dorante che faccia queste prestazioni, quindi se la giocheranno ogni volta, però noi diciamo Fila per stavolta qui. Andiamo a dire anche due cose su questo Mantova. Sì, è un Mantova da sicuramente non sottovalutare, perché noi l'abbiamo incontrato nella Coppa Italia, abbiamo vinto 4-0, però era il 16 agosto. Esatto, era calcio d'agosto. Quindi non è lo stesso Mantova che abbiamo incontrato d'estate, perché ha fatto una vittoria, l'ultima vittoria contro lo Spezia 4-1, e comunque lo Spezia è l'ultimo in classifica, quindi non è al massimo lo Spezia, bisogna dire. Certo. E il Mantova invece è al massimo, secondo me, e anche secondo Stroppa, che ha detto che la incontriamo proprio nel suo momento migliore, probabilmente. E infatti ha fatto 3 vittorie di fila, le ultime. Tanta roba, Al momento si trova quart'ultima, però. Però era partita malissimo. Era partita male, esatto. E si sta riprendendo molto bene ultimamente. Assolutamente. Sono in un momento positivo e quindi bisogna stare attentissimi, ma ha detto Stroppa benissimo anche nel prepartita. Sì, no, sono d'accordissimo, veramente una squadra in forte ripresa, cioè 3 vittorie di fila, tanta roba, cioè il nostro obietto in questo momento, ecco. Sì, si può dire, cioè, allora, c'è un motivo se era ultima in classifica, adesso si è ripresa con anche un gioco gradevole, bisogna dire, è che difensivamente, ma ancora lo è, non è irreprensibile. Parliamoci chiaro, concede molto, proprio perché vuole fare un bel gioco, perché vuole portare tanti uomini ad attaccare, tanti uomini in area di rigore avversaria, e quindi appunto questo gioco gradevole però richiede questi tipi di meccanismi. Sicuramente quindi sono belli da vedere, sono belli offensivi anche, quindi c'è da stare attenti, però onestamente un po' come tutte le squadre, per valori sulla carta, penso si verranno un po' ad adattare. Contro di noi almeno, perché si abbasseranno un po', secondo me, cercheranno di farci male in ripartenza, che comunque anche quelle devono essere organizzate, e se sono organizzate bene fanno male, e lo sappiamo molto bene anche noi. Quindi secondo me sono abituati a fare un bel gioco, ma con noi cercheranno di fare un bel gioco, ma magari di rimessa, ecco, più che altro. Comunque al di là di questo non è che voglio spaventare, nel senso che comunque io rimango fiducioso assolutamente, perché comunque non bisogna sottovalutarli, sono in un momento positivo come hai detto tu, ma noi però oggettivamente sulla carta, ma anche per il momento, anche noi abbiamo un bel momento, siamo più forti, siamo in un ottimo momento anche noi,
e appunto, come stavo dicendo prima, con una vittoria è molto probabile che ti avvicineresti a posizioni più alte. Ecco, mi limito a dire questo. Sostanzialmente questo oggi, non abbiamo altro da dire. Se volete sottolineare qualcosa voi qua sotto nei commenti, fatelo pure. Vi ribadiamo appunto il like. Sì, lasciate un like, un commento, il vostro pronostico di come potrebbe andare questa partita e abbonatevi ovviamente per vedere le pagelle, iscrivetevi. E vi aspettiamo per Parole Leoni del lunedì, quindi, e fateci sapere se appunto volete per ogni partita questo format, il pre partita. È sempre Forza Venezia. Sempre Forza Unione.